Ciao amici e bentrovati. Qualche giorno fa sono stato contattato dalla K-Wiz, un'importantissima azienda specializzata nella produzione di smart tools e strumenti di misura di precisione, quali multimetri digitali, termocamere, livelli laser, ma tanto altro, e mi hanno chiesto se fossi interessato a ricevere in modo gratuito un loro prodotto per poterlo provare e farne una recensione libera. Ebbene, il giorno dopo mi hanno inviato questo Cats 02. Si tratta di un saldatore a penna smart che andremo subito a provare e a testare per assaggiarne tutte le caratteristiche. Per chi fosse interessato all'acquisto troverete dei fantastici codici sconto in descrizione al video, sia per l'acquisto del saldatore che per altri prodotti della K-Wiz. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono BR1 e questo è Byte Retro One, il canale di retrocomputing per passione e un pizzico di nostalgia. Andiamo subito ad aprire il pacco e a vedere cosa contiene la confezione. Apriamolo subito e vediamo che dentro troviamo il manuale di istruzioni in varie lingue, tra cui sicuramente, eccolo qua, anche in lingua italiana. Ecco qua, nella parte alta troviamo il saldatore, il corpo del saldatore a penna, corpo in alluminio, un comodo, questo è il tappo, diciamo, per poterlo chiudere, abbastanza lungo per ricevere anche la punta, e un bello pesante, massiccio, un caricatore, un alimentatore USB, ecco qua, di tipo fast charge, quindi a ricarica rapida, USB e USB di Type-C sopra, da 65 watt. E poi nella parte inferiore, ecco qua, troviamo questo scatolino che contiene, allora, questo qua è il porta saldatore con una piccola spugnetta, questo praticamente serve per appoggiare il saldatore così, e un kit completo di 6 punte con varie tipologie di punte, e poi troviamo il cavo con questa bellissima fibbia in similpelle, e vediamo che il cavo mi sembra di una buona qualità, molto morbido e devo dire anche di buona fattura, diciamo, dai. Come abbiamo detto, si tratta di un dispositivo smart, quindi intelligente, un saldatore a penna, e tutte le funzioni sono settabili tramite questi due tasti posti sul dorso del corpo in metallo, in alluminio, e dotato anche di un ampio display per verificarne tutte le funzionalità e vedere tutte le caratteristiche di temperatura e di vari settaggi. Come abbiamo visto, il kit comprende una serie, in particolare 6 tipi di punte a scalpello, a punta fine, eccetera eccetera. Prendiamone una, la prima a disposizione, eccola qua, vedete come è fatta la punta, c'è questa parte in ceramica e la parte conduttiva, probabilmente porterà una resistenza interna. Come abbiamo visto, il saldatore viene fornito di un potente alimentatore da 65 watt e
dotato di due porte, una USB fast charge, quindi a caricamento rapido, e una USB Type-C tipo C, come vediamo qui, eccola qua. Ebbene, tenendo presente che altri saldatori simili a penna sono dotati solo di cavo senza alimentatore, sicuramente nel costo di questo saldatore va tenuto conto di questo alimentatore, che ha un valore, a mio parere, di almeno 20-25 euro. Quindi dal costo totale sicuramente bisogna diciamo, tenere presente appunto che è dotato di questo alimentatore fast charge, quindi potente, che può essere utilizzato poi non solo per il saldatore a penna, ma anche per altri dispositivi. Come abbiamo visto prima, il cavetto, anch'esso di un'ottima fattura, vedete che spessore ha il solo cavo, e con testata in metallo, dotato di questi pratici tappetti per proteggere diciamo, il connettore, che va a connettersi appunto nella porta Type-C. L'altra estremità naturalmente va inserita nell'apposita presa, nell'apposita porta posta dietro al corpo del saldatore. Eccolo qua. Andiamo quindi ad accendere subito il nostro saldatore e vedere cosa ci mostra su questo piccolo monitor OLED. Quindi andiamo ad accendere, diamo tensione, ed ecco che compare prima il logo K-Wiz e poi ci dà questa immagine dove ci fa capire appunto, vedete, che bisogna inserire la punta. Infatti in questo caso non è ancora inserita, quindi dobbiamo inserire la punta. Quindi per fare questo dobbiamo svitare questo fermo, poi infilare la punta fino in fondo e riavvitare il fermo, ecco qua, fino a quando non si blocca completamente. E come vedete il display non mostra ancora la temperatura, quindi il ferro non è ancora stato riscaldato, perché ci indica, vediamo se si riesce a vedere meglio, ci indica di premere il pulsante sinistro. Quindi andiamo a premere il pulsante sinistro. Una volta fatto questo, vedete che subito il ferro si riscalda e in pochi secondi dovrebbe raggiungere la temperatura. Vedete? Adesso sta facendo alcune manovre di riscaldamento, ma il ferro ha raggiunto la temperatura dei 300 gradi, quindi in questo momento il ferro è caldo, la punta del saldatore è calda. Qua poi possiamo settare la temperatura, che adesso diciamo è posta sui 300 gradi, possiamo mettere anche di più, 330, 340, 350. Vedete che subito il display ci mostra il riscaldamento, che è ultra rapido, e ci dice appunto che la temperatura si attesta intorno ai 350 gradi. Qui sotto vediamo la barra della potenza che ci indica quando il corpo del saldatore dà diciamo, potenza per riscaldare di nuovo il saldatore e mantenere quindi la temperatura intorno a quella settata. In realtà il saldatore non tocca a terra neanche se viene posto così, però è più comodo averlo appoggiato sul suo apposito piedistallo, diciamo, come vogliamo chiamarlo questa cosa. Quindi prima cosa andiamo a stagnare un po' la punta. La prima cosa che bisogna fare quando ecco qua, vedete che alla prima accensione avevamo visto delle piccole oscillazioni, però è giusto perché ha una sua calibrazione interna. Dopodiché il valore della temperatura si stabilizza sul valore diciamo settato,
Adesso vorremmo provare con un termometro la temperatura di questo termometro per vedere, diciamo, se ci sono differenze tra quelle misurate e quelle riportate sul display. Quindi riportiamo la temperatura a 300 gradi, vedete? E vedete che subito scende sul monitor e si attesta intorno ai 300 gradi in modo praticamente velocissimo. Ora, per poter testare la temperatura del saldatore, andiamo ad utilizzare questo termometro fatto apposta per la taratura, appunto, di precisione. Come vedete è già acceso e misura in questo momento la temperatura ambientale. Andiamo a stagnare la punta del saldatore, ecco qua, leggermente, e in questo momento è settata sulla temperatura di 300 gradi. Quindi andiamo a appoggiare la punta del saldatore sulla sonda e attendiamo che la temperatura sali. Adesso siamo a 297. Vediamo un po'. 297, 98. Diciamo che la misura è, quindi del saldatore è abbastanza attendibile. Come abbiamo visto, appunto, 300 gradi contro 297, 98 del termometro sonda. Andiamo ad aumentare a 350 gradi, 370 un po' troppo, 350. Se attendiamo che si raggiunga la temperatura, che praticamente è immediata, come vediamo, quindi raggiunti i 350 gradi, andiamo adesso a misurare di nuovo, vediamo quanto misura. Vedete, sale la temperatura della sonda, 332, andiamo a stagnare un altro poco. Qui la temperatura, diciamo, del termometro è un po' più bassa rispetto a quella riportata sul display. Allora, abbiamo visto prima come misurare sul termometro sonda la temperatura precisa. Vediamo che leggiamo intorno ai 335, 36 rispetto ai 350 impostati sul saldatore 36, quindi una differenza di 14 gradi. Allora, una funzione molto importante di questo saldatore è quella di poter calibrare la temperatura, quindi a differenza, abbiamo detto, di 14 gradi, premendo entrambi i pulsanti vediamo che entriamo all'interno di un menu in cui possiamo scegliere varie funzioni come la lucentezza, quindi dello schermo, e la calibrazione. Non so se si riesce a vedere, vediamo un po' com'era, eccolo qua. Allora, qui bisogna impostare la differenza di temperature che abbiamo detto, più 14, quindi andiamo a mettere più 14 qui, ecco qua, e andiamo a impostare, appunto, ecco qua, questo punto, vediamo un po', aspettiamo che si assesti intorno ai 350 gradi, andiamo a rimisurare di nuovo con il termometro e vediamo se siamo riusciti a calibrare lo strumento, il saldatore. Quindi applichiamo un altro po' di stagno al saldatore, andiamo a appoggiarlo sulla sonda. Ecco qua, come vedete siamo intorno ai 351, quindi dobbiamo diminuire di 1. Quindi premiamo entrambi i pulsanti, andiamo su calibrate, teniamo premuto, quindi facciamo 18 invece di 19, a posto, e ecco qua. Quindi aspettiamo che si assesti la temperatura e rimisuriamo un'altra volta.
Eccolo qua, 350 gradi. Come vedete abbiamo calibrato la temperatura del termometro con quella riportata sul display. Quello che voglio fare adesso è comparare il nostro saldatore K-Wiz 02 con un saldatore economico che possiamo trovare in ferramenta, è un saldatore generico, e vedere, diciamo, come si comportano entrambi e quali magari sono le peculiarità del saldatore smart della K-Wiz rispetto al saldatore generico. E questa prova, questa comparazione la faremo andando a saldare su una schedina un componente, un chip. In questo caso si tratta di un chip integrato di memoria RAM, guasta naturalmente, quindi andremo a saldare questo componente sulla schedina, prima con il saldatore economico generico e poi andremo a saldare un secondo componente utilizzando invece lo smart, il saldatore smart della K-Wiz Cats 02. Andiamo quindi ad effettuare la saldatura prima con il saldatore economico che possiamo trovare in ferramenta. Quindi andiamo a stagnare un po' la punta. Aspettiamo che raggiunga appunto la temperatura, ecco qua, e quindi andiamo a riscaldare ed effettuare la saldatura. Vedete che bisogna insistere un pochettino, anche perché ha la punta abbastanza fine, ma alla fine ci siamo riusciti. Andiamo quindi a stagnare le altre piazzole, quindi a saldare gli altri pin. Ecco qua. Bisogna insistere un pochettino. Andiamo a saldare gli ultimi pin. Ecco qua. Andiamo a pulire la punta e questo è il risultato veramente non ho utilizzato, come abbiamo visto, non ho utilizzato flussante apposta. Quindi andiamo a vedere il risultato, vedete, delle saldature fatto con il saldatore economico. Le saldature in sé diciamo, possono anche andare bene, naturalmente ci è voluto un po' di tempo perché appunto la punta era fine e il saldatore diciamo, ha una temperatura che comunque non può essere regolata. Andiamo a staccare adesso il saldatore economico e andiamo a provare invece il nostro saldatore della K-Wiz modello Cat 02. Quindi andiamo a inserire il cavo USB e accendiamo facendolo salire la temperatura che impostiamo intorno ai 350 gradi. Ecco qua, andiamo adesso a effettuare le saldature di questa fila qua, quindi sarebbe questa qua che vediamo. Ok, andiamo a stagnare un pochettino il saldatore all'inizio, puliamo un po' la punta e andiamo a effettuare le saldature. Quindi ecco qua, quindi poggiamo la punta del saldatore. Come vedete la saldatura è immediata, vedete come scioglie bene lo stagno
un altro poco qua, senza esagerare. Vedete come scioglie molto velocemente lo stagno, e come possiamo scegliere poi tra le varie punte in dotazione quella che meglio si adatta al supporto da saldare. Ed ecco qua, abbiamo già terminato e andiamo anche qua in questo caso a vedere le saldature sempre fatte senza flussante, come abbiamo visto, e vedete come sono, direi, a forma conica, come devono essere, perfette, molto lucide, vedete? E come sia stato veloce e rapido, diciamo, effettuare la saldatura di questi pin. Adesso andremo a utilizzare il nostro saldatore smart della K-Wiz CATS02 con un utilizzo pratico. Andremo infatti a sostituire un componente guasto della scheda madre di questo computer degli anni 70, un Commodore PET, che praticamente, allora vediamo che ha questo condensatore, vedete qua, che è praticamente andato in corto, bruciato, quindi andremo a sostituire questo componente su questa scheda utilizzando appunto il saldatore a penna della K-Wiz CATS02. Ed eccola qui la scheda sulla quale vogliamo intervenire e andare a sostituire questo condensatore al tantalio bruciato in corto. Per la misura del condensatore ci siamo riferiti a quelli, diciamo, similari sulla scheda, che sono tutti della stessa misura e capacità. Quindi andiamo a dissaldare questo componente e poi andremo a sostituirlo con uno nuovo. Naturalmente per la riparazione completa della scheda si dovranno verificare poi gli altri componenti, quindi per adesso ci limitiamo solamente alla sostituzione di questo condensatore al tantalio bruciato. Andiamo quindi a collegare il nostro saldatore e impostiamo la temperatura a 350 gradi. Ecco il nostro condensatore sostitutivo, molto piccolino, quindi si legge proprio poco, però possiamo notare che sulla parte destra, andiamo qua, aspettate, è qui sulla destra, non so se si nota, ma c'è un piccolo segno più che rappresenta, diciamo, il polo positivo. Quindi sulla destra qui abbiamo il pin positivo e sulla sinistra il pin negativo. Vediamo se riusciamo ad ingrandire ancora di più. Vedete, non so se si riesce, ecco qua, adesso forse si legge un pochettino. Vedete quel piccolo segno più vicino alla scritta 35 che rappresenta i 35 volt di capacità, quindi è un microfarad 35 volt con il segno più, quindi il lato, allora questo lato qua a destra è il pin positivo e il lato sinistro è il pin negativo. Questo è molto importante quando andremo a montarlo, vediamo qua sui fori, infatti vediamo questo segno più, vediamo se riusciamo a indicarlo, eccolo qua, vedete questo segno più qua sopra è dove dobbiamo mettere il pin positivo. Infatti se andiamo a vedere gli altri condensatori, vedete il segno più è posto proprio in corrispondenza del segno più sulla serigrafia della scheda madre. Quindi in questo modo andremo a montare il nostro condensatore nuovo. Andiamo quindi a inserire il nostro nuovo componente nell'alloggio corrispondente, facendo attenzione, abbiamo detto,
a mantenere la polarità giusta. Ecco qua. Ed ecco qui le nostre belle saldature. Andiamo adesso a tranciare i pin in eccesso ed ecco qui il risultato della nostra saldatura. Allora, fino ad adesso abbiamo visto come si è rivelato uno strumento molto utile nelle saldature, devo dire, con una velocità di riscaldamento rapidissima e che ci permette di fare delle saldature professionali. Adesso andiamo a vedere i vari comandi del menu di questo saldatore smart. Quindi andiamo a inserire la presa USB e andiamo a vedere i vari settaggi possibili dal menu. Quindi per raggiungere la temperatura basta premere il tasto sinistro e il men che si dica, diciamo, il saldatore va a raggiungere la temperatura settata. Se vogliamo cambiare la temperatura basta premere il pulsante qui e aumentarla o diminuirla con il tasto destro o sinistro a fianco al piccolo diciamo monitor. E come vedete la temperatura viene impostata molto velocemente e allo stesso modo molto rapidamente viene raggiunta la temperatura quindi desiderata. Altri menu sono raggiungibili premendo entrambi i pulsanti. Si entra nel menu, vedete, della luminosità, oppure calibrazione per calibrare appunto la temperatura. Qui vediamo l'unità che può essere in gradi, centigradi o Fahrenheit. Il tempo di riposo, cioè praticamente va in stand by a seconda di quanto impostiamo. Allora, qui qua invece abbiamo l'impostazione per la protezione dall'uso del saldatore da parte dei bambini, quindi si può mettere un lock proprio per evitare che venga utilizzato impropriamente da parte dei bambini. Ancora abbiamo qui altri menu, voltaggio, qui si torna di nuovo al menu principale della temperatura, quindi qui ecco qua possiamo impostare 9, 15, 12 e 9 volt. In particolare 9 volt è utile quando si utilizza un power bank. In realtà io l'ho provato con questo power bank della Samsung, ma come vedremo tra poco non va bene, ci vuole un power bank di tipo carica rapida, altrimenti non si riesce a farlo funzionare. Quindi riportiamolo sui 20 volt. Quindi usciamo dal menu. Un'altra funzione molto utile è quella di usare la mano sinistra o mano destra, e vediamo un po' dov'è. Eccola qua, questa end. Allora qua, se andiamo a premere, vedete, adesso è impostato su destra. Per i mancini è possibile impostarla su sinistra, così, in questo modo, e così facendo vediamo che, tornando al menu principale, praticamente così, vedete, allora bisogna, ecco qua, si vede al contrario, perché praticamente è fatto per i mancini, vedete, in questo modo lo schermo mostra al contrario, proprio per chi usa, diciamo, la mano sinistra. Volendo tornare di nuovo al settaggio, ecco qua, andiamo
di nuovo, eccolo qua, e andiamo a settare di nuovo destra, e vedete che lo schermo torna di nuovo girato da questa parte, proprio per quelli che usano la mano destra. Volendo è possibile utilizzare il saldatore K-Wiz CATS02 anche con un power bank, però purtroppo non con tutti i power bank. Qui ho un mio power bank, diciamo da 10.000 mAh, ma se provo a collegarlo il display si accende, ma se proviamo a fargli raggiungere la temperatura premendo il tasto sinistro, vedete che si riparte, quindi si riavvia, quindi vedete ci dice di premere il tasto ma non riesce a raggiungere la temperatura, proprio perché purtroppo per utilizzare questo saldatore con un power bank abbiamo bisogno di un power bank di tipo PD, cioè a ricarica rapida, quindi deve essere adatto con una potenza, diciamo, e con delle caratteristiche adatte per essere utilizzato con questo saldatore, altrimenti, come abbiamo visto, il power bank non funzionerà. Bene amici, abbiamo avuto la possibilità di testare, di provare le caratteristiche di questo saldatore smart della K-Wiz modello CATS02. Devo dire che mi ha colpito positivamente, abbiamo visto che è facile da utilizzare, è molto versatile e oltre a un'estetica veramente eccezionale, è molto bello da vedere, anche di dimensioni molto contenute ma con tante funzionalità. Anche la dotazione è molto ricca, come vedete viene dato in dotazione sia l'alimentatore molto potente da 65 watt con la possibilità di collegare sia un connettore USB o di tipo classico oppure USB di tipo C, quindi possiamo utilizzare questo alimentatore non solo per alimentare il nostro saldatore ma anche per altri dispositivi, quindi solo questo, diciamo, ha un valore di almeno una ventina d'euro sicuramente. Poi abbiamo visto che il cavo è di buona fattura, di buona qualità, addirittura la gomma è molto morbida e inoltre molto resistente al calore, quindi se inavvertitamente dovessimo toccarlo con la punta del saldatore non rischiamo di bruciare il cavo. E poi, come abbiamo visto, vengono date anche tutta una serie di punte, 6 punte con vari tipi di varie forme delle punte, che si possono quindi adattare a tutti i tipi di supporto che vogliamo saldare. Il prezzo di listino è di circa 80 euro, ma è possibile ottenere degli sconti, anzi in descrizione troverete tutti gli sconti che mi sono stati riservati dalla K-Wiz e da offrire a voi spettatori del canale. Uno sconto particolare del 17% con il codice che troverete in descrizione da applicare cliccando poi sul link che troverete, oppure se preferite acquistarlo su Amazon c'è uno sconto anche in questo caso, sconto che poi si va a sommare a quello che troverete su Amazon, quindi un doppio sconto. Inoltre potete scegliere se acquistarlo sul sito ufficiale della K-Wiz oppure su Amazon. Che dire, io penso che lo utilizzerò ancora per altre riparazioni dei miei home computer, perché si è rivelato veramente uno strumento per me molto valido. Quindi non mi resta che salutarvi, vi aspetto numerosi alla prossima, e se il video vi è piaciuto, se è stato di vostro gradimento, vi invito come sempre a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, perché tanto lo sapete, è gratis ma a me aiuta a far crescere il canale e a proporvi contenuti sempre migliori. Vi aspetto quindi alla prossima, ciao!